Sapete cosa mi fa girare gli ingranaggi? Ogni giorno membri della community si impegnano per offrire un contributo volontario, colmando così un vuoto contenutistico. Ciò nonostante, i volontari non sono mai sotto i riflettori, anzi, rimangono nell'ombra, eroi silenti. Non è colpa vostra, spettatori. Del resto è difficile se nessuno ti informa, se non conosci, se non hai accesso agli spazi corretti. E dunque parliamo di visibilità italiana. Mi urta molto constatare che chi si autoinveste in stile napoleonico come ambasciatore della community italiana, non so se per mancanza di empatia, idee diverse o mero utilitarismo da content creator, pare mosso dalla volontà di decidere dall'alto cosa la community debba fare o meriti di sapere. È sulle scelte comunicative e di campo che cadono molti falsi miti, e se qualcosa non è giusto, è diritto e dovere di ogni essere umano alzare la testa come forma di dissenso. Tiranno matto qui con un nuovo episodio di Parliamo di nel martedì strategico, dritto al sodo della questione Stellaris. In odore di trend, evidentemente, ci si è risvegliati da un letargo nel merito di una questione annosa, ovvero quella della localizzazione in italiano. E per quanto ci si possa indignare, andare a prendere il megafono e fare grandi chiamate alle armi, alla fine rimane sempre un dubbio. Perché non sostenere direttamente o indirettamente con gli strumenti che abbiamo a disposizione coloro che rendono possibile l'accessibilità a centinaia di videogiochi da nicchie diverse anche, non solo strategiche come Stellaris? E lo fanno gratuitamente, per passione, come dovremmo farlo tutti noi content creators. Loro alla fine sono dei modders, sono dei creatori di contenuti, per quanto non vadano a modellare nuove texture, non vadano a cambiare le regole di gioco o aggiungere contenuti in tal senso, fanno un lavoro estremamente difficile, tedioso e che deve costantemente stare appresso ai cicli di aggiornamento. Non è un lavoro semplice, richiede tempo e dedizione che vengono donati alla community. Ho già avuto l'occasione di parlare in un mio video precedente di tutto il tema in maniera più trasversale. Per oggi, come potete intuire, nel Parliamo di voglio trattare Stellaris e una community in particolare, non perché è migliore delle altre, assolutamente, sono tutte valide, ho avuto occasione anche di parlare di TVR e spero di poter parlare anche di Language Pack Italia quando tratterò quei videogiochi. Per non parlare poi di tutte quelle community che mi sono ancora tuttora sconosciute. Il problema non riguarda ovviamente solo voi spettatori, riguarda tutti noi. Pure nell'era digitale rimane complesso sapere cosa cercare quando non si ha idea neanche se esso esista o meno. Ma di questo vorrei parlare fra un po', non adesso, perché appunto vorrei tornare a parlare nel merito del gioco soggetto di questo video. Vorrei sottolineare un approccio molto bello da parte dei ragazzi di Stellaris Traduzione Italiana. Esattamente come il team di sviluppo che è stato ridotto e che comunque continua a curare il live service gratuito non solo dei cicli di DLC di Stellaris, i ragazzi hanno scelto di chiamarsi e definirsi Custodians, i custodi della traduzione. C'è una storia molto toccante alle spalle e ve la vorrei raccontare. Il fondatore di Stellaris Traduzione Italiana, pubblicata nel 2021, era presente online con il nickname Cometer. Spero di pronunciarlo bene. Purtroppo non ho mai avuto il piacere di incontrarlo, di fare la sua conoscenza o anche solo di interagirci via chat sul Discord, tra l'altro organizzato molto bene per le finalità stesse della community. Ha creduto fin da subito nel progetto Accessibilità Italiana e da quello che ho saputo ha fatto del suo meglio per mantenere in piedi la sua community e il risultato della sua visione è tuttora presente e palese, anche se purtroppo non è più qui con noi per raccoglierne i frutti. Potete trovare sul canale YouTube di Stellaris Traduzione Italiana il video omaggio al loro fondatore. Viviamo in tempi molto difficili, molto incerti e mi rendo conto che da tantissime prospettive porsi i problemi che ci poniamo quando parliamo di videogiochi sia in realtà un privilegio da primo mondo. Però esistono queste realtà, esistono storie di persone, di individui che mettono veramente tutto il possibile nelle loro passioni e cercano di dare più che prendere. Qualcosa che noi occidentali, in primis europei, ancor prima italiani, forse ci dimentichiamo sempre di più. È sempre una gara, la gara alla vita, la gara a primeggiare, ad accaparrarsi, ad eliminare il nemico, la competizione, sempre con la finalità di stare meglio, non curanti del prossimo e della loro storia, figuriamoci. Realizzare che anche in piccole passioni videoludiche, in nicchie della nicchia come quella degli strategici,
ci siano tuttora delle persone disposte a fare del bene, a credere in progetti positivi, eticamente giusti, un pochino personalmente mi rasserena e fa molto onore a chi continua a credere anche in un piccolo sogno come questo, nonostante le difficoltà e le complessità date dalla vita. Non è da tutti venire ricordati così, ottenere una lealtà e un impegno consistente in propria memoria. Nulla è dovuto, certo, bisogna meritarsi tutto nella vita, giusto? Beh, mi collego a questo cercando di sviare un pochino dal tema più triste e complimentandomi ancora una volta con tutto il team per il lavoro che fanno, per il tempo che ci dedicano, per la missione che si sono autoimposti. E parlando di etica forte dell'emozione della tristezza che si sta tramutando in rabbia, io vorrei porre un quesito. Quando usate una mod di un modder, non pensate mai che gran lavoro che ha fatto, dovrei almeno dirgli grazie. Sarebbe giusto. E io ritengo ancora più giusto che nel creare contenuti utilizzando un videogioco comprato o una mod gratuita, in questo caso una traduzione, sia doveroso riconoscere il merito a chi lo ha fatto. Per farlo non basta ovviamente soltanto il passaparola, come dicevo prima, ed è il minimo indispensabile, ma si possono fare tante altre cose con gli strumenti a disposizione. Anche €1, un caffè o per esempio dimostrarsi disponibili e diventare noi stessi volontari non pagati, perché quel poco che magari serve in donazione, che non è obbligatorio per nulla, andrà a sostentare gli strumenti, i programmi a pagamento, le licenze, gli spazi di archiviazione. Non si tratta di pagare la mensilità a qualcuno che ti traduce il gioco perché gli sviluppatori non lo fanno. Si tratta di buon senso e di responsabilità di una community. L'importante è non ignorare, perché se si ignora e non si supporta una piccola realtà del genere, essa finirà col morire. Perderemo il valore aggiunto e ciò causerebbe un danno enorme. Quindi anche se mancate di etica o avete valori diversi da quelli dell'umana comprensione, della bontà, almeno pensate a cosa torna a voi. Senza quei contenuti curati sareste privati anche della possibilità di utilizzarli a vostro beneficio. Quindi in un modo o in un altro, se si parla di community, si parla di tutti quanti. Essere ambasciatore di una community non cade dal cielo. È una sfida, una responsabilità costante. E sicuramente non invidio chi mai ricoprirà questo ruolo per qualsiasi tipo di community in realtà. La leadership consapevole credo che sia molto pesante da gestire ed è il lato che più mi spaventa della carriera, tra tantissime virgolette, del content creator che diventa influencer, che guida in un certo senso, che influenza, che va a creare un trend. Già è difficile tenere insieme una gilda su un MMO o organizzare sessioni come Dungeon Master con un gruppo di giocatori. Accontentare tutti e mantenere autorevolezza e stima è veramente estenuante. Non voglio mettere alla gogna per forza, posso capire le difficoltà molto bene, ma al contempo i passi falsi più stupidi si potrebbero anche evitare, credo. Si tratta di buon senso, perché nulla è dovuto del resto, no? Come la stima si può perdere da un momento all'altro, l'autorevolezza può venire meno a seconda dei nostri comportamenti e sarà la community a decretare chi rappresenta un pensiero, concordare, essere in disaccordo. Viviamo in democrazia del resto. C'è solo da sperare che anche in queste realtà chi ha influenza non cerchi di disinformare o nascondere le informazioni per secondi fini. Si spera. Per quanto si possa delegare il potere a uno o pochi individui, comunque sempre di delega si parla e le deleghe non durano per sempre. Snocciolata la mia opinione in merito, non mi resta che parlare però di quei content creator che al contrario lo hanno fatto il passo giusto, hanno avuto buon senso e ritegno. Parlo di chi è venuto prima di me, ovviamente, perché io sono un giovane youtuber in tutto e per tutto, ho iniziato da 4 mesi, ho tanto da imparare. Per quanto io giochi da una vita, anche a livello molto hardcore, tryharder, a tantissimi titoli da generi differenti, posso iniziare a contribuire in maniera più attiva adesso, come hanno fatto loro.
e parlo di Tarfone e Donnola Verde, che sicuramente conoscerete e con i quali ho avuto diverse conversazioni di recente, e non vi voglio anticipare nulla, ma qualcosa bolle in pentola, e non solo con loro, anche con Lord Perso, che fra poco contribuirà anche lui stesso trattando della traduzione italiana di Stellaris in un video intervista a tutti coloro che sono addetti ai lavori di essa. Sono curioso di vedere e sentire i nuovi contributi alla discussione, non solo da parte dei content creator, ma prima di tutto da parte vostra, spettatori, che mi auguro facciate parte della community di riferimento, quella degli strategici. E perché no, anche da chi viene da nicchie differenti, ma porta un contributo simile perché ha vissuto delle situazioni del genere anche in quei contesti. Perché bisogna parlarne di più e ringraziare di più. E avere ritegno per il networking, per la community, per l'unità, non per l'individuo, perché fra i vari drammi della società moderna ci sono, per dire, l'astensionismo, il menefreghismo, il guardare solo al proprio orticello, perché se si punta a valorizzare gli altri si fa un danno a se stessi. Questa filosofia individualista mi fa ribrezzo, sono veramente stufo. E per tale ragione ho fatto il video Parliamo di Stellaris, traduzione amatoriale. Oggi, martedì strategico, dicendo quello che mi sentivo di dire a modo mio, perché sono matto. E andando indietro ai tempi di Erodoto, risalendo all'etimologia, ed evitando di spiegarvi del perché del mio nickname, il tiranno è semplicemente colui che ha la delega sulla città. Io non mi assumo nessuna delega da parte di nessuno, sia chiaro. Sono un personaggio. Però sia il personaggio sia la persona hanno le idee chiare e so benissimo cosa ho voluto dire. Spero lo abbiate capito. Questo è quanto.